È tempo per un nuovo episodio e vi porto con me in viaggio per 24 ore su di un autobus. Per fortuna che avevo comprato un posto letto, ma sarà davvero così comodo? Ce ne andiamo a San Salvador de Jujuy, nel cuore del nord argentino, dove, tra le varie cose che succedono, passo una notte insonne con della gente un po' strana. Continuano, si sommano gli amici che conosco. Amiche e amici della Gaps, bentornate e bentornati a questo nuovo video per un nuovo episodio del mio vlog, del mio viaggio in Sud America. È il momento, con il cuore un po' spezzato, di lasciare Buenos Aires. Lo potete vedere dalla mia maglietta, perché questa è la maglietta del viaggio. Quindi sto per imbarcarmi in un lungo viaggio in autobus, alla fine del quale mi troverò in Bolivia, che è la mia prossima destinazione. Ma prima di arrivare in Bolivia ci sono un paio di stop. Quindi la prima tranche sarà composta soltanto da 22 ore di autobus. Per fortuna ho prenotato il posto cama, quindi letto, e quindi ho una specie di letto al posto del sedile. Sarà un viaggio molto lungo ed estenuante. Ho preparato delle provviste, però spero che ci fermeremo ogni tanto, anche se non lo so. Prima destinazione San Salvador de Jujuy, lontanissimo ragazzi. Sono le 9:35, io parto alle 9:45, ancora non c'è la piattaforma. Ma a 5 minuti dalla partenza la piattaforma spunta. Salgo sull'autobus e quello che pensavo essere un letto di base è un sedile molto reclinabile dove posso appoggiare le gambe e quindi niente, mi accomodo e mi preparo a questa lunga marcia. Ci hanno detto che di base sarà un viaggio abbastanza diretto su cui niente, di base dobbiamo scendere dall'autobus, se non per 2 stop che saranno un po' più lunghi, una quarantina di minuti, niente, c'è una presa questo prima non funziona. Ecco. Chilometro dopo chilometro la città resta alle mie spalle. Guardo con curiosità qualche paesino che attraversiamo, ma ciò che cattura di più la mia attenzione e il mio cuore è il paesaggio naturale, che essendo un viaggio così lungo cambia continuamente. Le strade diventano dorate come i campi, si susseguono animali, ferrovie e poi la luce cambia. Arriva il tramonto e tutto si fa ancora più magico. A volte è bello prendere l'autobus. Pausa da questo autobus di 22 ore, ho incontrato Agustin, si è seduto vicino a me e sono sull'autobus, non lo so, da tipo 10 ore almeno. Ci siamo fermati per un 40 minuti, prima fermata, siamo venuti qua e Agustin si è ordinato un panino con una cotoletta. Il signore mi fa: ma cosa c'è senza carne? E mi fa: niente, però vai al supermercato qua, se vuoi prenditi l'insalata, poi ti do l'olio. Quindi tac, insalata per me. Siamo stanchi, sudati, c'è un caldo torrido, però tra un po' si torna in autobus e si torna. E siamo in una classica stazione di servizio desolata, americanissima. Io già abbiamo mangiato e lì c'è il nostro autobus. Passa la notte e il mattino mi sveglia con una sorpresa. Dal mio finestrino vedo per la prima volta le Ande. Siamo arrivati. Che viaggetto. Ok, sono arrivato nella mia nuova stanza, resterò solo una notte. Mi riposo un po', poi vado a scoprire la città di San Salvador de Jujuy. Mi sono riposato un po', in realtà non è vero, ho montato i video del vlog per voi amici, ma adesso è tempo di esplorare un po' la città. La ragazza dell'ostello mi ha detto di andare alle terme, che sono delle terme naturali, quindi vado verso la fermata dell'autobus e prendo un autobus e vediamo come sono queste terme. Nel frattempo c'è un caldo aggressivo, infatti la città è vuota praticamente. Vale, gracias. A la vuelta hace lo mismo, ponle la... Sí, sí, no, esto es... ya la tenés que El meccanismo lo conosco, però claro, non sabía che... No, gracias, de verdad. E dopo aver risolto, grazie all'aiuto della gente sull'autobus, un piccolo problema col mio biglietto, vado verso queste terme. Già durante la strada vedo gente che si crogiola al fianco di un piccolo ruscelletto e il paesaggio si fa sempre più verde. Wow, paesaggio
mozzafiato. Dopo 3 settimane in città a Buenos Aires, questo è un po' un toccasana per la salute, per la respirazione e allo stesso tempo per il cuore. Mi sento come se fossi in realtà appena arrivato in Sud America. Penso che da qua in poi, almeno per un po' di tempo, il mio viaggio sarà molto diverso da come è stato a Buenos Aires, e inizio anche a sentire un po' l'altitudine. Eravamo a San Salvador de Jujuy a 1200 metri, secondo me siamo saliti almeno un 300-400 metri, ma in 48 ore arriverò a 2800 metri, quindi è meglio salire gradualmente, come più o meno sto facendo, e poi il mio corpo dovrebbe abituarsi abbastanza velocemente all'altitudine. Però un po' mi gira la testa. Continuo la mia ricerca di queste terme che, nonostante il cartello, non riesco a trovare, però trovo accesso al ruscello bello fresco, quindi scendo fino all'acqua e ci immergo i piedi per rilassarmi un po'. Lungo la strada, mentre venivo in autobus, c'era varia gente che vendeva queste tortiglie ripiene. Ne ho presa una con formaggio di capra. Appena arrivo al formaggio vi dico com'è. È una buona, un po' poco formaggio, una buona. Una piccola curiosità che ho scoperto in un mese di Argentina: gli argentini adorano fare le code. Anche solo per prendere l'autobus, l'ultimo che arriva si mette in coda e si sale in sequenza d'arrivo. Le terme vere e proprio non le ho viste, è stata una bella gita. Adesso sono tornato in città, San Salvador de Jujuy, quindi di base non pago di essermi fatto 24 ore di autobus da Buenos Aires qua. Mi sono sparato altre tipo un'ora e mezzo tra andata e ritorno di autobus cittadino per andare a queste terme. Questa cittadina che è molto carina, c'è questo fiume che scorre lungo tutta la città, strade tranquille, bello, tranquillità. Ragazzi, nuova città, nuove cose che succedono, nuovo amico, Fernando Crispi, che vi ricordate dagli episodi precedenti, mi ha dato il suo contatto e lui mi ha invitato a scoprire i suoi 2 bar. Questo è il Django, come vedete fighissimo, tantissime sale dentro, molto musicale, giochi vintage, e l'altro invece è Dulce y Melancoleo, ispirato alla traduzione in spagnolo di un film di Woody Allen, tutto a tema gypsy jazz, quindi il jazz di Django Reinhardt, che Fernando suona con l'armonica. E adesso andiamo a sentire un tuo concerto. Sí, sí, seguro, enseguida. Andiamo. Il sole splende qui a San Salvador de Jujuy, cuore di chi non ha visto il letto meno. È stata una notte impegnativa, i ragazzi sono festaioli e di base non ho praticamente dormito, siamo andati da un bar all'altro, insomma tante storie, tanti racconti, tante birre. C'è stato anche un momento in cui avevo dovuto fare dei minuti di questo vlog sbronzo, ma non è successo, quindi faccio dei minuti di questo vlog stanco. Dietro di me c'è il mio autobus che mi porta al confine con la Bolivia e poi da lì che succederà? E per scoprirlo, come sempre, vi rimando al prossimo episodio. Seguitemi per sapere come si attraversa un confine a piedi e anche come rischio di entrare illegalmente in Bolivia. Riuscirò a cavarmela con le skill da viaggiatore oppure finirò nei guai? Nel prossimo episodio. Come sempre, viva la GAPS!